Da quando sono state create, la Red Belt e la White Belt sono presto diventate le cinture più importanti della Stardom. Titoli che hanno fatto gola a chi ha sempre avuto l'obiettivo di scrivere il proprio nome nella leggenda di una delle compagnie di wrestling migliori al mondo. Trofei che infatti hanno vestito i nomi più importanti del Joshi Puroresu, nomi quali Yoshirai, conosciuta ora come Io Sky in WWE, Mayu Iwatani, Tam Nakano e chi più ne ha più ne mette. Insomma, lottatrici conosciute in tutto il mondo che grazie a queste cinture hanno potuto muovere i primi passi verso la gloria. Da fine 2024 questi titoli sono rispettivamente in mano a Saya Kamitani e Starlight Kid, con la Phoenix Queen in possesso del World of Stardom Championship vinto a Dream Kingdom lo scorso dicembre, sconfiggendo Tam Nakano, e SLK che detiene il Wonder of Stardom Title vinto sempre a Dream Kingdom contro Natsupoi. Dopo aver difeso le cinture con le unghie e con i denti contro disparate avversarie, dimostrando tutta la loro supremazia, ora le campionesse in carica sembrano aver trovato due contendenti molto pericolose e agguerrite e sanno che i loro regni sono più in pericolo che mai. Sì, perché Natsupoi e Saori Hanu sono due minacce da non sottovalutare. Ma andiamo con ordine. Vi ricorderete di certo di come Natsupoi e Saori Hanu hanno avuto la possibilità di conquistare i Goddess of Stardom Titles a The Conversion contro Hanan e Saya Ida. Un buon match, certo, però forse sotto le aspettative, che non ha reso giustizia al talento delle quattro ragazze nel ring. Fatto sta che la contesa ha sorriso a Wingori, che sono rimaste campionesse grazie al pin vincente di Hanan ai danni di Natsupoi. Terminato il match, le campionesse in carica sono state raggiunte da Yuna Mitsumori, che a sua volta ha sfidato Hanan e Saya Ida ad un match titolato. Le Wingori hanno così acconsentito alla sfida, dando appuntamento a Yuna e a Saki per lo show del 25 giugno. Arriviamo così all'evento di mercoledì, con il main event titolato tra Wingori e Tropica Wild. Un buon incontro che ha messo in risalto ancora una volta la determinazione di Yunamon, che però non è bastata per detronizzare Hanan e Saya Ida. Al termine della battaglia, le campionesse in carica sono state raggiunte da tutte le ragazze di Hate, che hanno iniziato ad inveire contro le lottatrici presenti in quel momento sul ring. Questo perché Natsuko Tora e Ruaka, che avevano vinto il loro match a The Conversion contro Fukuoka Double Crazy, hanno messo gli occhi sui Goddess of Stardom Titles, e questo è stato un chiaro segnale indirizzato direttamente a Wingori. Poco dopo, infatti, Natsuko Tora e Ruaka, microfono alla mano, hanno lanciato la sfida a Hanan e Saya Ida, con data, o almeno per ora, da destinarsi. In tutto questo caos, però è sbucata Natsupoi, che, con il coraggio di chi non ha nulla da perdere, è andata a muso duro contro Saya Kamitani, sfidandola per un match valevole per la Red Belt. Match che, salvo disguidi dell'ultimo minuto, vedrà la luce a Stardom Sapporo Rendezvous, pay-per-view che andrà in onda il 21 luglio. Ma non è tutto. Sì, perché se lo show di mercoledì 25 giugno si è chiuso col botto, si è aperto altrettanto bene. A dare inizio alle danze ci avevano pensato Neo Genesis e Cosmic Angels, in un match che è stato più interessante di quanto ci si poteva immaginare. Non tanto per la contesa, che è stata comunque di buon livello, ma per ciò che è avvenuto al termine con SLK, che è deliberatamente andata faccia a faccia con Saori Hanu, proponendole un match valevole per il Wonder of Stardom Championship. Saori Hanu si è mostrata subito curiosa di questa sfida, con le due che molto probabilmente si sono date appuntamento per Sapporo Rendezvous.
Dunque, con The Conversion ormai alle spalle, la Stardom ha iniziato a costruire la card del nuovo pay-per-view, un evento che si preannuncia molto succulente con ben 3 titoli in palio, con all'orizzonte tante altre leccornie pronte ad essere servite dalla compagnia numero 1 al mondo riguardante il Joshi Pororesu. Uno show che farà da apripista al 5-Star Grand Prix 2025 e che grazie a ciò potrebbe regalare molte sorprese. Ma ditemi, quale match aspettate con più hype? Credete che ci saranno nuove campionesse? Oppure le attuali regine riusciranno ancora una volta a restare sul trono? Potete rispondere a tutte queste domande qua sotto nei commenti. Inoltre, se anche voi, come il sottoscritto, amate il wrestling femminile, allora vi consiglio di seguire Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del women's wrestling grazie a news, rumors, risultati dei vari show e così via. Trovate tutte le info nei link qua sotto in descrizione. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!